In Africa circa 600 milioni di persone non hanno accesso all'energia. Noi siamo molto d'accordo con quello che pensa Soga Gakkai, perché pensiamo che in Africa ci sia un enorme potenziale. Purtroppo quello che vediamo attraverso la televisione, le informazioni, soprattutto in Italia, dice tutto il contrario, cioè ci fa vedere un continente pieno di disperazione, di povertà e di disgrazie. Non è la nostra esperienza. Nella nostra esperienza noi vediamo un continente pieno di giovani, tanto per cominciare, quindi di tante energie nuove. Non sappiamo se l'Africa ha bisogno così tanto di trasferimento tecnologico. Va bene il trasferimento tecnologico, ma in realtà ci sono delle soluzioni che devono essere pensate per un continente diverso dal nostro, dove lo sviluppo non necessariamente seguirà il corso del nostro sviluppo e dove ci sono tutti i mezzi, le conoscenze e anche le tecnologie per poter creare prodotti e servizi che vadano bene per quelle popolazioni. Grazie al progetto che è stato finanziato dall'Istituto Buddhista Soka Gakkai è stato possibile in Mozambico, in un villaggio che si chiama Mpaka, realizzare una serie di interventi integrati per l'accesso all'elettricità. Abbiamo scelto una zona molto molto isolata, che tra l'altro purtroppo è stata anche interessata recentemente da attacchi terroristici. Si tratta di un villaggio abbastanza grande dove ci sono attività agricole di trasformazione, c'è una certa concentrazione di popolazione. Ci sono tantissime start-up, tantissimi giovani iniziano delle attività economiche. Il Mozambico è uno dei paesi dove la percentuale di persone che ha elettricità e elettricità da fonti rinnovabili è molto bassa. C'è l'obiettivo statale di raggiungere il 100% delle persone entro il 2030, ma siamo molto lontani. L'accesso all'energia non avverrà solamente attraverso l'estensione della rete nazionale, ma anche attraverso altri sistemi che chiamiamo off-grid, che significa lontani dalla rete. E ci sono varie tecnologie che si possono utilizzare in questo senso. Ci sono sistemi solari domestici e poi ci sono sistemi che si chiamano mini grid, mini reti, che sono delle piccole reti che possono dare elettricità ad un villaggio intero, e sono questi tipi di tecnologie su cui ci siamo concentrati nel progetto. L'accesso all'energia richiede infrastrutture e equipment, materiali, macchinari che sono molto costosi. Inizialmente AVSI aveva già costruita una mini rete che riesce a dare elettricità alla maggior parte del villaggio, circa 460 famiglie. Tuttavia rimanevano escluse alcune famiglie che non erano molto vicine alla rete, quindi 250 persone hanno potuto ricevere sistemi solari domestici attraverso i quali adesso possono avere elettricità durante tutte quante le ore del giorno, ma primariamente c'è la possibilità di avere la luce la notte, che era qualcosa che non era possibile prima. Anche nel momento in cui si porta l'elettricità in un villaggio, questo non genera automaticamente un impatto, perché esistono una serie di ostacoli, come ad esempio il fatto di non avere formazione, piuttosto di non avere elettrodomestici o macchinari a utilizzare, e anche l'accesso alla finanza. Quindi attraverso questo progetto abbiamo anche promosso il risparmio attraverso gruppi di risparmio che si chiamano Village Savings and Loans Associations. Supportiamo le persone che fanno parte del gruppo a utilizzare quei soldi per iniziare delle attività che poi creino una sostenibilità anche successiva nella generazione di reddito, ad esempio. Inoltre abbiamo potuto aiutare anche delle persone ad iniziare delle attività economiche, quindi abbiamo supportato 15 imprenditori selezionati fra una sessantina ad avviare un'attività economica. Abbiamo fatto una selezione poi soprattutto basata sulla capacità, sulla motivazione e sull'utilità di queste attività economiche nella comunità, e siamo totalmente d'accordo che è un continente che va aiutato a manifestare queste potenzialità che sono tutte presenti, e in realtà molte si stanno già manifestando, si tratta solo di volerle guardare.